Anche se ha conquistato il titolo mondiale in 5 diverse categorie di peso, Thomas Ernst va soprattutto ricordato per quello che ha fatto come peso welter. Per questa categoria di peso Ernst è stato davvero straordinario, anche se in un certo senso nel suo pugilato si mescolavano due caratteristiche, la straordinaria potenza ed anche una certa fragilità. È stata la fragilità che gli ha impedito di battere Sugar Ray Leonard in una memorabile sfida e comunque è stata invece la potenza che ne ha caratterizzato l'avvento. In questa serie, in questa cassetta voi potrete vedere soprattutto la conquista del titolo mondiale dei pesi welter con uno dei più straordinari colpi, di quei colpi in sostanza che erano capaci di spegnere le lampadine dell'avversario e determinare il match appunto con un colpo soltanto. Buon divertimento. Thomas Ernst, on his way to the World Thomas Championship Ernst aveva disputato 17 incontri da professionista il 3 aprile 1979 quando sul ring di Filadelfia ha affrontato Alfonso Heyman e li aveva vinti tutti prima del ring. 17 incontri, 17 vittorie per KO per Thomas Ernst, nato nel 1958 a Memphis nel Tennessee, ma residente a Detroit. Affronta Alfonso Heyman, pantaloncini bianchi. Ernst, terrific chopping right hand in there and flashing hooks to the body, and Heyman bobbing this way and that. Can do little more than just cover up and try and buy a little match fissato sulle 10 riprese, senza titolo in palio. Thomas Ernst si era già ormai affermato come uno degli sfidanti più validi per il titolo dei pesi welter. All Hearns pro wins have come by stoppage, and he's going out looking for the early finish. Ha iniziato il match dando l'impressione di voler ottenere un'altra rapida vittoria. You can see he's got great problems there just getting into Hearns. He's got to work inside that 78-inch reach of the man from the Kronk Gym in Aveva già combattuto 3 volte nel 1979, battendo Clyde Gray per KO tecnico alla 10ª ripresa, Sammy Ruckard KO tecnico all'8ª, poi Segundo Murillo KO tecnico all'8ª. Maybe a little bit on the slide in the last 2 or 3 years. Hearns, of course, his career very, very much on the up. Again, showing that hand speed, beating Heyman to the punch. Thomas Ernst, che è tuttora in attività, pur avendo ormai 38 anni, campione del mondo in 5 diverse categorie di peso. Come peso welter aveva misure straordinarie fuori dalla norma. Heyman looking to bob inside, slip through that left hand lead. But all the better work coming from Hearns in the opening round. Again, that solid jab followed up by fast right hook into the rib cage. Un fratello di Thomas Ernst è stato condannato all'ergastolo per omicidio. Mattioli. Back in 1976, Mattioli later went on to become the WBA version of the champion. La stessa cosa è capitata a un altro campione del mondo, ex campione del mondo, l'australiano Jeff Fenech, anche un fratello di Fenech. È in prigione, condanna a vita. Hearns up on his toes. Oh, and look at the speed again. La velocità di Ernst, il sinistro. He does have one punch knockout strength, unquestionably, since moving to the Kronk. He's found that as an amateur it wasn't really apparent. Heyman molto abile peraltro e molto mobile soprattutto. Non offre un bersaglio facile. Chiamato The Motor City Cobra, Thomas Ernst. Motor City è Detroit, la città dei motori.
sede di molte industrie automobilistiche, tra cui la Ford. Buon lavoro con il sinistro, ha fatto seguire il destro, per un attimo si ha avuto l'impressione che Heyman potesse finire al tappeto. Almost looked as though he was going to go down, and Hearns is emphatically in control and now is looking to unload. Heyman does have the reputation of durability. Manny Stewart's brought him here for this fight, looking to test Hearns over longer periods. But Heyman seems to have recovered his composure well. Another fast jab from Hearns. You wonder a little bit about the buon uso del jab sinistro da parte di Thomas Hearns. Almost spindly in his lower body compared to that chiseled upper torso. Oh, another good combination. Toccare con il destro dritto. Left-right combinations again from Hearns. Two of them firing in, and Heyman, for all his experience, unable to do anything about it, and picked off again by two more ramrod jabs. Heyman è soprattutto preoccupato di evitare i colpi dell'avversario. Absolutely brilliant. Non riesce, o comunque forse addirittura ha rinunciato a qualsiasi intenzione offensiva. But he's soaking up so many of those left leads of Hearns. Up on his toes, Hearns. And a good right hook. And another one. Il destro dritto, ancora un altro destro, poi il gancio sinistro di Hearns. In the second round. This is going to Hearns by an absolute landslide, this 3-minute period. And right at the bell there, a little touch. Comunque Heyman ancora saldamente in piedi alla conclusione della seconda ripresa. Questa è la terza. Tommy Hearns is emphatically on top. Good footwork from Hearns. He uses the ring so well. Terrific mobility, in and out, landing with those stinging combinations. Una velocità da parte di Hearns. L'uso insistente del jab sinistro. Superb work from Hearns. All behind that left jab. Such a quality punch. Difficile per l'avversario Heyman not throwing too much at the moment, trying to get Hearns to come inside. Nella guardia di Hearns, superare lo sbarramento di quel jab sinistro così insistente, così pungente, così preciso. Strutturalmente uno dei migliori pugili dell'ultima generazione, Thomas Hearns. That's the power punch, the Motor City Cobra. There it goes. Hearns with his back to us in the white shorts. Ancorché più avanti nella carriera Heyman does get through with a couple of rights into the side of the head. Ha denunciato una certa fragilità. The crowd here, nearly 6,000. Grande picchiatore, aveva muscoli lunghi e sottili, che sono quelli che caratterizzano proprio il picchiatore capace di chiudere il match con un colpo solo. Le muscolature possenti determinano sì una certa forza, ma la scintilla, ecco, quella che fa scattare il KO è determinata dai muscoli lunghi e sottili. Now he's up onto his toes again. Exhibition stuff from Hearns. Da comunque prova di grande abilità questo Heyman. The fast knockout hasn't come this time.
Just watch the way Hearns swings back and leans back. Corto gancio sinistro, poi tenta il Heyman montante tries to destro let go of Hearns. those hooks. He really has superb Ed è la anticipation. conclusione That's del 3 terzo out of 3 round. surely for Tommy Hearns. Si passa al quarto. Scheduled to go 10 Match previsto rounds sulle 10 riprese, senza titolo in palio ovviamente. into the fourth. It's a big disappointment to Tommy Hearns when he failed to make the United States team for the Olympics in 1976. Titolo che Hearns inseguiva dall'esordio al professionismo avvenuto nel 1977 con una vittoria per KO alla seconda ripresa su Jerome Hill a Detroit. Heyman's just ploughing forward though. He's hardly taken a backward step. Siamo invece a Filadelfia, il ring è quello dello Spectrum, Palazzo dello Sport di Filadelfia. C'è uno dei migliori impianti, degli impianti più funzionali di tutti gli Stati Uniti. Vi giocano i Philadelphia Flyers della National Hockey League, i Philadelphia 76ers della NBA, la National Basketball Association. Si svolge una importante riunione di atletica indoor, un torneo di tennis. Ottima combinazione di Hearns. Anxious times once again for Heyman. What a good chin this Ha man's mancato un gancio sinistro Hearns, ma altri colpi vanno a segno. Heyman were to win here, it would be an enormous Alfonso Heyman, upset. una prova di grande resistenza, oltre che di grande abilità. Responding to Hearns as once again he goes into exhibition Praticamente mode, flashing out that jab. Hearns non ha subito nessun colpo in questo match. Heyman's got to do something spectacular if È he's un going to turn confronto the tide tra of this fight. l'abilità difensiva di Heyman, Hearns of course can't afford to get i careless. colpi di Thomas Hearns. According to the tail of the tape, there's an 8-inch difference in reach, and you can see that coming into play again and again. And right C'è on un the bell, destro di another Hearns fast proprio sul combination colpo from di Tommy gong Hearns. che pone termine alla quarta ripresa. And as they go into the fifth, well, I've got it, Hearns by a complete shutout at this stage. Ovviamente Hearns non ha perso una sola ripresa, non ha perso praticamente un minuto del match. Oh, and Hearns Si down, scivola. but there's a slip. There's no Hearns punch there, and the referee perde says l'equilibrio. that's not a L'arbitro knockdown. gli pulisce i guantoni, ovviamente non c'è Hearns conteggio. just slipping on the water by the looks of it in the corner of Heyman. Probably used just to try and freshen him up between rounds. Real stiff jabs again. 9 or 10 punches, 12 punches perhaps without reply from Heyman. A vuoto con il destro Hearns. Still looks as though Hearns is nursing that right hand a little bit. È un match chiaramente a senso unico. Heyman just keeps on pouring in. Il destro di Hearns ancora sinistro e destro.
But what about this man's chin? Ancora il destro di Hearns. Heyman keeping on leaping in, trying to jump in behind those leads, make up for the difference in reach. The pattern though remaining the same. Praticamente Hearns non è mai stato colpito Right hand from durante Heyman tutto il does match. get through. Hearns just Sono swayed solo back, colpi abbozzati took the quelli di impetus out of Heyman, it and soprattutto replies with a classic little right into the ribs and another good combination. cerca di evitare i colpi dell'avversario. Grande velocità, grande abilità difensiva da parte di Heyman, ma nessuna possibilità offensiva. Un buon montante destro, poi il gancio destro di Hearns. And another round once again for Tommy Hearns. Into the sixth. È un match ovviamente, ripeto, a senso unico e anche forse un po' monotono, anche se offre la possibilità di apprezzare la velocità di Hearns, la varietà di colpi, di ammirare il coraggio, lo stoicismo di Heyman. This is a useful learning experience for Hearns. This man so tough, so rugged, and still in there, still pitching. More good combinations from the Detroit man, Tommy Hearns. Heyman being made to miss again and again with those swinging hooks. And all the time soaking up punishment as he comes Cerca di forward. variare i temi. Hearns parte qualche volta con il destro, anche se prevalentemente usa il jab sinistro. Heyman trying to use head movement, lateral movement to keep away from that jab, but it's deadly accurate. Oh, good left hook from Hearns. Gancio sinistro di Hearns, ancora col sinistro Hearns. You begin to wonder just how much more Alfonso Heyman can take of this. Oh, good right again from Hearns. Heyman's bravely coming back, but barely anything he's throwing now is landing on the taller man. Montante destro di Hearns. Heyman tiene tutto. Into the second half of the fight. Sinistro, poi il destro dritto di Hearns. First minute or so of the ring, he chose to stand flat-footed, use his hand speed. Now he's up onto his toes. Good right hand on the bell. Owen Hearns complaining about. Avete visto il gesto che ha fatto Hearns alla fine del round, quasi come se si fosse fatto male alla mano destra. Maybe a broken bone in that hand, in that right Possibile, hand. perché naturalmente tutta la serie di colpi che ha portato possono avere determinato blurring speed. qualche inconveniente. Peraltro qui vediamo che continua a portare anche il destro, anche se ovviamente si affida molto di più al sinistro. So the way he picks his punches and varies them so well. Beautiful little right counter. Bravely, Heyman keeps coming back.
Plenty of welterweights in the world who Alfonso Heyman might still be able to beat, but on this night at the moment it's one-way traffic. Oh, terrific left jab again from Hearns. Saw it rock back Heyman's head as he came in trying to throw that right over the top. See so many fights where In it can be realtà difficult usa to score prevalentemente il rounds. sinistro No problem Hearns. here. Hearns maybe just easing off the pace a bit here in round 7. Qualche raro destro. Content to stick out that jab and C'è pick up the stato proprio points quel as he does gesto so. in chiusura del round precedente che fa pensare o sospettare che Hearns soffra alla mano destra, non so se per una frattura o altro. Good doubling up again. Two fast left hooks into the side of the head. Really has got a superb chin as Alfonso Heyman. Peraltro credo che non si possa parlare di frattura, considerato che Hearns è tornato sul ring il 20 maggio successivo. Questo incontro si è svolto il 3 aprile del 1979 ed è il 18° match della carriera di Thomas Hearns, che aveva vinto prima del limite tutti i 17 incontri precedenti. Heyman still plugging away, trying to fire off shots into the body, maybe trying to get Hearns to drop that guard and just make the one error which could yet swing the course of the fight. Heyman coming in with increasingly an air of desperation as he tries to throw Ora these combatte punches quasi way esclusivamente back. con il There's sinistro no way Thomas as accomplished Hearns. a performer as Hearns is going to get caught by that sort of effort, and he's just picking him off as he comes leaping in. Good body shot from Hearns. You could hear the left hook thud into the body there. Terribile il gancio Oh, sinistro, terrific poi anche un punch from destro. Hearns. He walked onto that one and he's going to look for him now. Tommy Hearns sensing that the early finish could be here. We're in the 8th and these Forse are Hearns ha la desperate times sensazione di for the poter local man. chiudere prima del limite. Crunching body shots coming in from Tommy Hearns. How is Heyman keeping going forward? A ripetizione con il sinistro. Magnificent left hand, terrific work from Tommy Hearns. Gancio sinistro. This is such a class performance. Sono almeno 10-15 sinistri di Hearns per ogni destro. Heyman bravely keeping coming forward, somehow finding the strength to carry on. Not quite sure how the scoring's going to be going, but Hearns, by my way of Ovviamente non looking c'è at it, alcuna has to be leading by a incertezza long way, and a touch of sul appreciation. risultato. Hearns just pats his Inizia la opponent nona at the ripresa, end of that round. ma Alfonso Heyman è ancora Into the 9th. in piedi, non ha mai messo il ginocchio a terra. Tommy Hearns has just 6 minutes left in which to maintain that record of having stopped all his opponents inside Ancora the 6 distance. minuti a disposizione Thomas Hearns per mantenere intatto il suo record fatto tutto di vittorie prima del limite. 17 Oh, Hearns picks prima Heyman di off questo again, but match. Heyman's bravely coming forward. Oh, and Hearns has gone down. E qui
But the referee says once again it's a Qui slip. francamente c'è qualche sospetto se non ci sia c'è stato l'aiuto di un colpo di Hyman in questa caduta di The Hearns. referee said it was a slip, and now the hitman comes back. He's fighting flat-footed now. Maybe he knows that he got caught a little bit in there, and he's now going to work, and he means business. Dalla reazione che sta avendo Hearns in questo momento viene addirittura il sospetto che ci sia stato, ripeto, un colpo di Hyman. Now he's picking off Heyman again. Oh, he was really looking to unwind with that left hook. Tremendous punches. The right hand he's using sparingly. Remember, he was complaining about it hurting as early as the 6th, and to me looked as though he was carrying it before then. Not unusual, of course, for big punchers. Frequently have hand trouble. This is a virtuoso performance from Tommy Hearns. Another terrific right hand. Adesso ha ripreso a usare un po' di più il destro Hearns. Oh, and Ecco Heyman's qui ancora looking il a little bit destro. wobbly in there. He's just looking vuoto as though questa he might volta be con il coming towards sinistro. the end of his tether. And if he were to finish now, you could scarcely blame him, because he's been on the receiving end of almost unrelenting pressure. Turns up onto his toes now, almost Ali style. Gancio sinistro terribile. That left hook has been perhaps the most damaging weapon in the arsenal of Tommy Hearns this evening. The jab, of course, exceptional, but look at the way he's doubling up those hooks now. And I think that Si conclude la nona ripresa e Alfonso Heyman è ancora in piedi. 3 minuti alla conclusione del match. Si tratta di vedere se Thomas Hearns dovrà registrare la prima vittoria ai punti della sua carriera professionistica. Non solo Heyman non è ancora finito KO, ma non è nemmeno finito al tappeto. Mentre ci è andato 2 volte, una volta sicuramente per una scivolata. Thomas Hearns la seconda volta sarebbe da verificare. Vediamoci, nulla a che vedere con il verdetto. È chiaro che Hearns ha vinto tutte le riprese. Pare evidente il desiderio di Hearns di cercare di chiudere prima del limite. Hearns just blowing a little bit. Not surprisingly, after the ferocity of that early attack in round 10. Great left hook into the body. Hearns way on top in the closing seconds of this fight. Heyman cut over the right eye. There's a lot of blood around in there. Sanguina ora il volto di Minute to go in the final Hyman. round. Well, surely Tommy Hearns must have just about won every round in this fight, almost from the word go. This young man, 20 years old, 8 years the junior of this plucky game opponent, has been raining the punches in and right up to the final bell. Here go the combinations, and Hearns has surely just about won every round Niente of da this fare, fight. prende tutto. And once again underlined his arrival on the world stage. Great right hand again, and Heyman can do little more than just L'ultimo cover up. tentativo di Hearns looking di to try chiudere and prima finish del it. limite. But Heyman is still coming pitching back. The crowd are on their feet. Hearns still looking for that stoppage win, but it's not going to come. Vedete la rapidità con la quale colpisce The array Hearns. of punches on display, uppercuts, hooks, and that marvellous jab. And all Pubblico in around, piedi. all around
E adesso Edman perde l'equilibrio proprio nel momento in cui termina il match. È la prima vittoria ai punti nella carriera di Thomas Hearns. Incredibile prova di Alfonso Heyman. Ovviamente verdetto non ci sono problemi. È arrivato il momento del match per il titolo mondiale. È il 2 agosto 1980, il ring è quello di Detroit, la Joe Louis Arena. L'avversario è il messicano Pipino Cuevas, campione del mondo dei pesi welter per la WBA. Io ho visto questo match in diretta in un cinema di Los Angeles durante le erano le Olimpiadi di Mosca. Io ero negli Stati Uniti a seguire le Olimpiadi di Mosca in un cinema zeppo di messicani che tifavano per il loro idolo Pipino Cuevas. C'è un colpo di Hearns che sbilancia Cuevas. Don, if I may say so now, you notice Tommy Hearns has on rubber-soled shoes because of the soft stick ring, and Cuevas has leather shoes, and he's sliding all over the place. L'arbitro è il sudafricano Cristodoli. Sinistro e destro di Hearns. Ancora Hearns in avanti, Cuevas sulle corde. Pipino looks hurt. I don't think he's hurt that much because his legs are still, he still doesn't know how to bounce. Hearns is giving Cuevas a boxing lesson. Sinistro e destro. Terribili i colpi di Hearns. A big rally by Hearns with a minute to go in the round. It's all Tommy Hearns so far, the challenger. Destro di Hearns. Right hand. Cuevas is hurt now, Don. Considerato un artista del KO, Pipino Cuevas non ha la possibilità di portare dei colpi. È costantemente sotto tiro, preoccupato solo di evitare i colpi dell'avversario. Ultime battute della prima ripresa. Quindi un round dominato da Thomas Hearns. There was the jab by Hearns. He's setting him up. I feel for a right hand over the top. There's the right hand over the top. Ecco, questa è riproposta una fase della prima ripresa. Questa è la seconda. Tommy Hearns, the challenger in the white trunks. Pipino Cuevas, the champion, who had a rough first round. Hearns trying to measure his man again for that right hand. There it is. Ancora il destro di Hearns. Sunday punch. Ancora il destro di Hearns. Non ha fino a questo momento potuto portare un solo colpo Cuevas.
Ancora il destro di Hearns. Sempre col destro. Ancora il destro. Poi il sinistro. Gran coraggio da parte di Cuevas, ma Hearns continua a colpire. Prova a reagire, ma va a vuoto Cuevas. It's old Tommy Hearns. 1 minute to go. Sinistro e destro di Hearns. Il destro e 2 volte con il destro, è stato il primo, anche se non è immediatamente caduto Cuevas. Il primo destro gli ha spento le lampadine, il secondo lo ha messo al tappeto. L'arbitro stava quasi per far proseguire, poi salta sul ring il secondo di Cuevas e giustamente ferma il match. KO la seconda ripresa. Thomas Hearns è campione del mondo dei pesi welter. Jab, right hand. Jab, right hand. That's what did it. The jab Questo è il beautiful. destro. Here we are a couple of seconds later Attenzione. now. Right there, Uno, lines him up with the ecco jab. questo qui è, guardate le gambe Look at him di trying to Cuevas, stay on his feet. e questo è il secondo. The second right Ma hand. ripeto, è stato il primo destro a chiudere praticamente il match. Thomas Hearns, fighting as a light middleweight for the first time after L'11 losing the dicembre world del welterweight title to Sugar 1981, Ray dopo Leonard, essere stato beat Tony sconfitto da Singletary. Sugar Ray Leonard, un incontro per il titolo mondiale, per la riunificazione del titolo mondiale dei pesi welter, torna sul ring di Nassau, nei pressi di New York. Thomas Hearns per affrontare Ernie Singletary. With the white trunks with the ES on them and the blue stripe and border. Thomas Hearns, the taller of the two by a couple of inches. Tutti e due in pantaloncini bianchi, cintura azzurra per Ernie Singletary. Hearns up on his toes with that lightning jab. Hearns got a tremendous ovation when he was introduced. Why not? He's a great fighter. I think what we're going to see in this fight, Don, is Hearns is going to try to keep Singletary from coming inside on him. Hearns is going to keep him away with his long jab. Hearns' best advantage in this fight is going to be È his l'11 speed, dicembre because he 81, outdoes l'incontro Singletary con by about 2 to 1 Leonard in his speed si era power. svolto il 16 settembre. Very fast. But he also likes to Quindi mix sono it. passati 3 mesi. Just wondering how he can carry the weight over the distance, Davey and Randy. He doesn't Fighting as a middleweight. He doesn't look 1 pound overweight, though. Siamo al limite Like a dei rock. medi junior. He Well, looks but great. it's all natural weight. I Dopo was la talking to him sconfitta earlier, con, and it's all natural weight. It's Leonard, nothing forced on. Hearns non ha più combattuto al limite dei pesi welter. I'm just wondering if he might take his time for a while and get a good workout. Invece poi cresciuto, combattuto anche da medio massimo, conquistando anche il titolo mondiale. Singletary is a tough customer, though. He's won 24 of his 27 fights, 7 of them by knockouts. He's lost only 3. If I'm not mistaken, I thought I saw a little blood inside of Singletary's mouthpiece. Right there towards the top. A little early, but Un match che dovrebbe consentire a Hearns di ritrovare fiducia dopo la drammatica sconfitta subita contro Leonard. Drammatica perché prima di essere sconfitto per KO tecnico alla 14ª ripresa, Hearns era in vantaggio sui cartellini dei giudici dopo i primi 13 round. Jay Edson says, watch the holding, Tommy, and they break quickly. Jay Edson, the referee. That jab turned into a hook, a good one. Missing with the left and coming back with the right, and Singletary scored. Again. He scored again and again. Destro di Singletary, All with Got a right hand. pushover. poi sinistro di Hearns. Singletary is rocked, but he stays on his feet.
Scores on Hearns. This With the has same turned into punch, a 2 fight. right hands again. That overhand right. Pericoloso questo Singletary. I'll tell you this, Ha messo a they segno un didn't paio take di any push destri. over it, Tommy. Piuttosto pericolosi. Jay Edson, the referee, you can hear him. Tommy Hearns shaking his head a little bit. Conclusione della prima ripresa. Boy, that was a good first round, wasn't it, fellas? Boy, that was an Very good. exciting first round. Hearns threw about 6 or 7 right hands that caught Singletary, and it didn't move him. Well, Singletary landed about 10 right hands also. That's what made it more exciting. I would call that first round at least even. Gran pubblico al Nassau Coliseum, dove giocavano i New York Highlanders della Randy, National we wish Hockey you good League. luck. Thank you. All right, Insomma, round la 10, sintesi si here arriva it is. fino alla 10ª ripresa, 10th and final round. quindi non è riuscito Hearns a chiudere prima del Tommy limite. Hearns with the white trunks and the Bahamian Nice right colors. Ernie Singletary Good with left the hook. white trunks and the blue stripe and border, and they both got blood all over their trunks. Hearns has been cut around the left eye. Singletary's been cut around the left eye. There have been no knockdowns. Gancio sinistro di Hearns. Hearns is going after the knockout. He wants that knockout for that credibility in the middleweight class. Hearns is staying right there with Singletary. Almost got hit by a left hook. The left eye bleeding again on Singletary, bleeding worse now. Sanguina dall'occhio destro, sopracciglio destro Singletary. The possibility this could be stopped. Jay Edson's really watching that eye now. It's still not bothering his Ormai è la vision. 10ª ripresa. Arbitro e Crowd has medico been in an uproar all through this fight. vogliono consentire al pugile di concludere il match. Singletary still full of fight. That was a good attempt counter right hand by Singletary. The round is running its course. So is the fight. This is the 10th and final round. I bet both fighters are happy about that. Kind of happy myself. Destro di Hearns, poi sinistro. Inaccurate with his right hand, but he comes back now He's instead of staggering a little. Singletary. His legs are a little bit weak. His legs are a little bit weak when Hearns backs off, so Yeah, it's at so his let him off. advantage. To let him recover. Less than a Oh. minute Sinistro to al go. corpo di Good body Hearns. shot by Hearns, right into the midsection. Hearns called the attention of the referee to the left eye. No thumbs, says the referee. First fight, first middleweight fight for Hearns. and Sempre he's una doing a maschera di great sangue, il job. volto di This will Singletary. set him up for some tougher opponents. Ne mancano ormai 30 secondi alla Half a conclusione del minute to match. go. Singletary's still hanging in there, punching the best he can. He knows the round is almost over. Terrible eye right now, though. Ever see anybody His with eye's more bleeding guts? worse. He's blinking now. He's trying to wipe the blood out of his eye. Destro di Hearns. Hanging in there. It's hanging in there. Well, there will not be a knockout. Less than 10 seconds to go. Ultimissime battute. No knockdown. Non riesce a chiudere prima del limite Hearns. Oh, I'm glad Fight's it's over. over. Look at that eye. And Finisce in really a condizioni real affection one to the drammatiche. Guardate la ferita di Singletary, ma ripeto, Thomas Hearns vince soltanto ai punti sulle 10 riprese. Thomas Hearns!